Il mare si muoveva piano, quasi senza fare rumore. La nave di Ulisse avanzava tra le onde mentre davanti all'equipaggio compariva un'isola immersa nel silenzio. Nessuno sapeva chi abitasse quel luogo. Dalle scogliere non arrivavano voci, né luci, né segni di vita, solo vento e pietra. Fu allora che trovarono la grotta. Era enorme, scavata nella roccia, come se la montagna si fosse aperta da sola. All'interno c'erano greggi, recipienti pieni di latte e ceste colme di formaggio fresco. Dopo giorni di viaggio sembrava una fortuna inattesa, quasi un dono lasciato dagli dei sul loro cammino. Così entrarono, ma mentre il sole scompariva dietro il mare, qualcosa tornò a casa. Prima arrivò il rumore, passi lenti, pesanti, poi l'ombra. Una figura gigantesca si fermò davanti all'ingresso della caverna e, con una sola mano, spinse un masso enorme abbastanza da chiudere completamente l'uscita. In quell'istante l'aria cambiò. Quello che pochi minuti prima sembrava un rifugio diventò una trappola. La creatura avanzò nel buio della grotta trascinando con sé l'odore della terra, degli animali e del mare. Al centro del volto aveva un unico occhio immenso, fisso sugli uomini paralizzati dalla paura. Si chiamava Polifemo, figlio di Poseidone, creatura cresciuta lontano dalla civiltà, in un mondo dominato soltanto dalla forza e dall'istinto. E quella notte, dentro una grotta sperduta affacciata sul mare, anche Ulisse comprese cosa significa trovarsi davanti a qualcosa che appartiene a una realtà completamente diversa da quella umana. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. La grotta del Ciclope. Il masso precipitò davanti all'ingresso della grotta con un boato assordante. La terra tremò sotto i piedi degli uomini di Ulisse, mentre l'ultima luce del tramonto spariva dietro quella parete di pietra gigantesca. Per qualche istante nessuno parlò. Alcuni fissavano l'uscita ormai chiusa, altri osservavano la figura enorme che avanzava lentamente nel buio della caverna. Il gigante si muoveva con una calma inquietante. Ogni passo sembrava far vibrare il terreno, ma nei suoi movimenti non c'era fretta. Trascinava sulle spalle enormi fasci di legna e guidava il gregge verso i recinti di pietra, come se quella fosse una sera qualunque. Le pecore gli passavano accanto docili, abituate alla presenza di quella creatura immensa cresciuta tra le montagne e il mare. Solo dopo aver sistemato gli animali, il ciclope si fermò davvero. Lentamente sollevò il volto. L'unico occhio al centro della fronte si posò sugli stranieri immobili nella grotta. Il silenzio diventò pesante. «Chi siete?» chiese infine la creatura. La sua voce riempì la caverna come un tuono lontano, ruvida, profonda, antica. Ulisse fece un passo avanti, cercando di nascondere la paura. Parlò del mare, del viaggio, delle tempeste che avevano disperso le sue navi dopo la guerra di Troia. Cercò di rivolgersi al gigante come avrebbe fatto con qualsiasi uomo incontrato lungo il cammino, affidandosi alle leggi sacre dell'ospitalità che ogni popolo greco rispettava. Ma qualcosa nello sguardo del ciclope fece capire immediatamente che quelle parole non avevano alcun valore lì dentro. Polifemo ascoltava senza interesse. Per lui il mare, la guerra e gli dei degli uomini significavano ben poco. Viveva da solo su quell'isola, lontano dalle città e lontano dalle regole del mondo civile. Non esistevano re sopra di lui, nessuna legge da seguire, nessun limite imposto da altri uomini. Esisteva soltanto ciò che apparteneva alla sua grotta, e quegli stranieri erano entrati senza permesso. Il ciclope avanzò di qualche passo. L'odore degli animali e della terra umida riempiva l'aria mentre la sua ombra cadeva sugli uomini paralizzati dalla tensione. Poi, all'improvviso, la sua enorme mano si abbassò sul gruppo. Due compagni di Ulisse vennero afferrati prima ancora di riuscire a reagire.
Le urla esplosero nella caverna. Il gigante li sollevò da terra come fossero bambole e li scagliò violentemente contro la pietra. Il rumore delle ossa spezzate riecheggiò nel buio della grotta, mentre gli altri uomini indietreggiavano sconvolti, incapaci persino di impugnare le armi. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Polifemo si chinò sui corpi senza vita e iniziò a mangiare. Lo fece lentamente, con naturalezza, come un uomo affamato davanti a un pasto atteso da ore. Nella grotta si sentivano soltanto i rumori della carne strappata, il fiato pesante del ciclope e il respiro tremante dei marinai stretti contro le pareti della caverna. Nessuno osava muoversi. Anche Ulisse rimase immobile. Aveva affrontato guerre, tempeste e guerrieri provenienti da ogni parte del mondo, ma quella paura era diversa. Sul campo di battaglia un uomo può combattere, fuggire o sperare nella pietà del nemico. Dentro quella grotta, invece, esisteva qualcosa di più antico e brutale, una fame enorme, cresciuta lontano dalla civiltà, e mentre il ciclope divorava i corpi dei suoi compagni davanti ai loro occhi, Ulisse comprese una cosa terribile. Lì dentro non si trovavano nel regno degli uomini, erano entrati nel territorio di una creatura che viveva seguendo leggi completamente diverse dalle loro. Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, anche quando conducono in luoghi oscuri. Perché alcune creature non fanno paura soltanto per ciò che sono, fanno paura perché ricordano quanto sia sottile il confine tra civiltà e istinto. E prima di proseguire dentro la storia di Polifemo, chiediti una cosa: cosa accadrebbe se tutte le regole che conosci smettessero improvvisamente di esistere? Capitolo 2. Figlio di Poseidone. Molto prima che il nome di Polifemo iniziasse a essere raccontato nelle piazze della Grecia, i marinai parlavano già dei ciclopi sottovoce. Succedeva soprattutto durante la notte. Le navi restavano ferme nei porti, il legno scricchiolava lentamente sotto il vento e gli uomini si riunivano attorno al fuoco, dopo giorni passati in mare aperto. Era in quei momenti che iniziavano i racconti, storie di isole lontane, nascoste oltre le rotte conosciute, luoghi dove le montagne cadevano direttamente nel mare e le onde si infrangevano contro scogliere così alte da sembrare mura costruite dagli dei. Alcuni giuravano di aver visto enormi ombre muoversi lungo le coste durante temporali, altri raccontavano di aver trovato greggi gigantesche sparse tra le colline, come se qualcosa di immenso vivesse nascosto in quei territori dimenticati. Ogni marinaio aggiungeva un dettaglio diverso. C'era chi parlava di urla udite nel cuore della notte, chi sosteneva di aver visto massi precipitare dalle montagne come se qualcuno li avesse lanciati contro il mare, e chi, dopo aver attraversato certe acque, evitava perfino di pronunciare il nome dei ciclopi. Con il passare del tempo, quelle storie iniziarono a trasformarsi in leggenda. Nacquero così racconti sui giganti con un solo occhio, creature enormi che vivevano lontano dalle città degli uomini, esseri legati a una terra antica, dominata dal vento, dalla roccia e dal mare. E tra tutti quei nomi, uno sarebbe diventato il più famoso: Polifemo. Secondo il mito era figlio di Poseidone, il dio del mare, e per gli antichi greci questa idea aveva perfettamente senso, perché il mare era una delle forze più temute del loro mondo. Ogni viaggio iniziava con una preghiera agli dei. Ogni nave che lasciava il porto sapeva che sarebbe bastato un cambiamento del vento per sparire fra le onde. Le tempeste arrivavano all'improvviso, il cielo si oscurava, il mare si sollevava come una montagna viva e interi equipaggi venivano trascinati nel fondo dell'acqua senza lasciare traccia. I greci rispettavano il mare come si rispetta qualcosa che può decidere della tua vita in qualsiasi momento,
mondo e Polifemo sembrava nato da quella stessa forza. Le antiche leggende raccontano che i ciclopi vivevano su isole lontane dal resto del mondo greco, territori quasi impossibili da raggiungere, dove la natura sembrava dominare ogni cosa. Scogliere immense si alzavano sopra il mare, il vento attraversava le montagne senza incontrare città o templi e le notti cadevano sulle coste in un silenzio assoluto. In quei luoghi vivevano i giganti, pascolavano greggi enormi lungo i pendii rocciosi, attraversavano montagne trasportando tronchi giganteschi sulle spalle e abitavano caverne così grandi da sembrare parte stessa della montagna. Polifemo era uno di loro. Le storie lo descrivevano come una creatura immensa, cresciuta osservando il mare per tutta la vita. Le onde, il vento e le tempeste erano diventati parte della sua esistenza quotidiana, proprio come accadeva a Poseidone, il dio da cui aveva ereditato la forza. Ed è forse per questo che il ciclope appare così diverso da molte altre creature della mitologia greca. Attorno a lui non esistono palazzi, eserciti o città da conquistare. Esistono il mare, le rocce, il vento che attraversa le scogliere e il rumore delle greggi che si muovono tra le montagne. Tutto nel mito di Polifemo sembra appartenere a una realtà più antica, quasi selvaggia, una realtà che i marinai greci immaginavano nascosta oltre il confine delle rotte conosciute, là dove il mare diventava imprevedibile e le mappe smettevano di avere significato. Ed è proprio in quei luoghi che le leggende iniziavano a prendere forma, perché più gli uomini si allontanavano dalla sicurezza dei porti e delle città, più il mondo sembrava riempirsi di creature gigantesche, dei iracondi e isole dimenticate dal tempo. E tra tutte quelle storie, nessuna sarebbe sopravvissuta più a lungo di quella del ciclope figlio del mare. Capitolo 3. La vita nella grotta. Sull'isola di Polifemo il tempo sembrava muoversi lentamente, quasi seguendo il ritmo del mare. All'alba il vento attraversava le scogliere portando l'odore della salsedine fino all'ingresso della grotta, mentre il sole iniziava a illuminare le montagne ancora immerse nella nebbia. Poco dopo arrivava il rumore delle greggi sparse lungo i pendii rocciosi dell'isola. Era così che iniziavano le giornate del ciclope. Le antiche leggende lo descrivevano mentre emerge lentamente dall'oscurità della caverna, enorme come una creatura nata direttamente dalla pietra. I suoi passi pesanti facevano vibrare il terreno e gli animali si muovevano attorno a lui seguendolo lungo i sentieri delle colline. Quella era la sua routine. Ogni giorno accompagnava il gregge verso i pascoli più alti dell'isola, attraversando scogliere battute dal vento e distese di roccia consumate dal mare. Le pecore si disperdevano lungo i pendii mentre Polifemo rimaneva immobile a osservare l'orizzonte e a sentire il rumore continuo delle onde. Le storie greche raccontano una vita semplice, quasi primitiva. Il ciclope trascorreva le giornate tra gli animali, trasportava tronchi enormi sulle spalle e tornava alla grotta quando il sole iniziava a scomparire oltre il mare. La sera accendeva il fuoco all'interno della caverna e il fumo si mescolava all'odore della pietra umida, del latte e delle pelli sparse sul terreno. Persino la sua casa sembrava appartenere più alla natura che al mondo umano. L'ingresso della grotta si apriva nella montagna come una ferita gigantesca scavata nella roccia. All'interno si accumulavano ceste colme di formaggio, recipienti enormi e recinti costruiti con pietre abbastanza grandi da sembrare impossibile da spostare per un uomo. Tutto rifletteva la presenza del ciclope, gigantesco, grezzo, selvaggio. Eppure, nelle leggende antiche, Polifemo appare quasi tranquillo nel suo mondo isolato. Il mare scandiva le giornate, le stagioni cambiavano lentamente, le greggi continuavano a muoversi lungo le montagne. Per il ciclope quella era semplicemente la vita, ed è proprio questo dettaglio a rendere la creatura così inquietante, perché Polifemo non assomiglia ai mostri che distruggono città o inseguono il potere. La sua esistenza sembra seguire impulsi molto più antichi, quasi animali: fame, sonno, territorio, sopravvivenza. Nelle leggende native americane il Wendigo incarnava una fame capace di divorare tutto ciò che incontra, trasformando lentamente la creatura stessa
in qualcosa di sempre più mostruoso. Anche nel mito di Polifemo sembra esistere quella stessa presenza brutale e istintiva. Una fame enorme, profonda, quasi primordiale. Le storie greche raccontano che il Ciclope viveva seguendo ciò che sentiva dentro di sé, come farebbe una forza della natura. Quando arrivava la fame, mangiava. Quando il mare si agitava, restava nella grotta ad ascoltare il rumore della tempesta contro le montagne. Quando il sole tramontava, tornava verso il fuoco, acceso nella caverna insieme agli animali. Il resto del mondo sembrava lontanissimo. Nessuna nave raggiungeva quelle coste sperdute. Nessuna voce umana interrompeva il silenzio dell'isola. Per giorni interi il Ciclope poteva osservare soltanto il mare, le rocce e il movimento del gregge lungo le colline. Col passare del tempo, Polifemo sembrava essersi fuso completamente con quel luogo, come se il vento delle scogliere, il rumore delle onde e la durezza delle pietre avessero preso forma dentro un unico essere gigantesco. E osservando il mito da quella prospettiva, il Ciclope appare quasi come una creatura appartenente a un mondo diverso da quello umano. Un mondo antico, isolato e dominato dalla natura selvaggia dell'isola, un mondo che continuava a esistere lontano dalle città greche, nascosto tra il mare e le montagne. Capitolo 4. Quando arrivarono gli uomini. Per anni quel mondo rimase immobile, le greggi continuavano a muoversi lungo le montagne dell'isola, il mare si infrangeva contro le scogliere e il Ciclope viveva seguendo lo stesso ritmo di sempre. Poi arrivarono gli uomini. All'inizio furono soltanto voci nella grotta, passi sconosciuti sul terreno di pietra, odore di mare, legno e fumo portato dentro la caverna da stranieri provenienti da un altro mondo. Ed è lì che qualcosa cambiò. Perché per la prima volta dentro il territorio del Ciclope entrarono uomini cresciuti seguendo leggi completamente diverse dalle sue. Uomini convinti che ogni casa avesse un padrone disposto a offrire ospitalità, uomini abituati a pensare che perfino gli dei proteggessero i viaggiatori, ma quella grotta apparteneva a Polifemo e Polifemo non ragionava come gli uomini. Dentro la grotta il tempo sembrava essersi fermato. Dopo la morte dei primi uomini, nessuno dell'equipaggio di Ulisse riuscì più a dormire davvero. Il fuoco acceso dal Ciclope illuminava appena le pareti della caverna, mentre il rumore del mare continuava a entrare dall'esterno insieme al vento della notte. Polifemo dormiva poco distante da loro. Disteso vicino al gregge, il corpo gigantesco occupava gran parte della grotta. Ogni respiro produceva un suono profondo e pesante, quasi simile al vento che attraversava le montagne durante una tempesta. Gli uomini restavano immobili nell'oscurità. Alcuni stringevano le armi con le mani tremanti, altri osservavano il masso che bloccava l'uscita della caverna, comprendendo lentamente una verità sempre più chiara. Nessuno avrebbe avuto la forza di spostarlo. Quando arrivò l'alba, il Ciclope si rialzò lentamente. Per un istante l'equipaggio sperò che il gigante decidesse di aprire la grotta e lasciarli andare. Ma Polifemo si mosse come aveva sempre fatto, accese il fuoco, radunò il gregge e prima di uscire dalla caverna afferrò altri 2 uomini. Le urla riecheggiarono ancora una volta tra le pareti della grotta. Poi tornò il silenzio. Il Ciclope mangiò davanti agli altri compagni, paralizzati dalla paura, come se quel gesto appartenesse alla normalità della sua vita quotidiana. Quando ebbe finito, spostò il masso che chiudeva l'ingresso, accompagnò il gregge fuori dalla caverna e richiuse nuovamente l'uscita prima di allontanarsi verso le montagne. Fu in quel momento che Ulisse iniziò davvero a capire la situazione. Il mondo da cui proveniva seguiva regole precise. Nelle città greche esistevano leggi antiche quanto gli dei stessi. Uno straniero, accolto in una casa, riceveva cibo, acqua e protezione. L'ospitalità era sacra. Perfino durante le guerre esistevano limiti che gli uomini imparavano a rispettare. Dentro quella grotta, invece, quelle regole sembravano svanire completamente. Polifemo osservava gli uomini come farebbe una creatura cresciuta lontano da qualsiasi idea di civiltà. Per lui, gli stranieri entrati nella sua casa erano soltanto presenze sconosciute, penetrate nel suo territorio.
E questo rendeva tutto ancora più inquietante, perché tra Ulisse e il Ciclope sembrava esistere una distanza più grande del mare che separava quell'isola dal resto del mondo greco. Parlavano lingue diverse, seguivano regole diverse, guardavano il mondo in modo completamente opposto. Ulisse continuava a cercare una logica umana nei gesti del gigante, ma ogni volta si scontrava contro qualcosa di più antico e brutale: la fame, il possesso, l'istinto. Nelle ore successive la tensione dentro la grotta iniziò a crescere lentamente. Il sole si abbassava oltre le montagne e gli uomini sapevano già cosa sarebbe successo quando il Ciclope fosse tornato. Ogni rumore proveniente dall'esterno faceva irrigidire l'equipaggio. Il vento che attraversava l'ingresso della caverna sembrava portare con sé l'arrivo della notte. Poi il terreno iniziò di nuovo a tremare. Polifemo stava tornando. Il gigante entrò nella grotta accompagnando il gregge all'interno della caverna, trascinò ancora una volta il masso davanti all'ingresso e accese il fuoco senza dire una parola. La luce delle fiamme illuminò il suo unico occhio mentre osservava lentamente gli uomini rimasti. Quella sera il terrore fu ancora peggiore, perché ormai l'equipaggio aveva compreso il destino che li attendeva. Uno dopo l'altro sarebbero morti dentro quella grotta, intrappolati in un luogo da cui nessuno avrebbe potuto fuggire con la forza. Ed è proprio in quei momenti che Ulisse iniziò a smettere di pensare come un guerriero. Le spade non sarebbero servite, la forza del Ciclope era troppo grande. Perfino ucciderlo avrebbe significato restare prigionieri dietro il masso che chiudeva la caverna. Per sopravvivere serviva qualcosa di diverso, qualcosa che Polifemo, cresciuto lontano dal mondo degli uomini, non si sarebbe mai aspettato: l'inganno. Capitolo 5. Nessuno. La notte scese lentamente sull'isola del Ciclope. Dentro la grotta il fuoco illuminava appena le pareti di pietra, mentre gli uomini di Ulisse restavano immobili nell'oscurità, schiacciati dalla paura e dalla stanchezza. Ormai avevano capito che la forza non sarebbe servita a nulla. Polifemo era troppo grande. Perfino addormentato sembrava una montagna distesa accanto al gregge. Il suo respiro riempiva la caverna con un rumore profondo e pesante, mentre il masso che bloccava l'uscita continuava a separare gli uomini dal mare aperto. Fu allora che Ulisse iniziò a osservare davvero il Ciclope, non come un guerriero osserva un nemico sul campo di battaglia, ma come un uomo cerca un punto debole dentro qualcosa di apparentemente invincibile. E lentamente un'idea iniziò a prendere forma. Tra gli oggetti recuperati dalla nave, l'equipaggio aveva portato con sé un otre di vino fortissimo. Era una bevanda preziosa, così intensa da venire mescolata con l'acqua prima di essere bevuta dagli uomini. Ulisse lo aveva conservato per offrirlo come dono durante il viaggio. Quella notte decise di usarlo in un altro modo. Quando Polifemo tornò nella grotta accompagnando il gregge, il Ciclope ripeté gli stessi gesti delle sere precedenti. Chiuse l'ingresso con il masso gigantesco, accese il fuoco e osservò gli uomini rannicchiati nell'ombra della caverna. Poi arrivò ancora la fame. Le urla riecheggiarono tra le pareti della grotta, mentre altri uomini venivano trascinati via dal gigante. L'equipaggio restò paralizzato dal terrore, ma Ulisse continuò a guardare il Ciclope senza distogliere gli occhi. Aspettava il momento giusto. E quando Polifemo ebbe finito di mangiare, Ulisse si fece avanti lentamente con l'otre tra le mani. Il gigante osservò il piccolo uomo avvicinarsi al fuoco. Per qualche istante nella grotta si sentì soltanto il rumore delle fiamme e il vento proveniente dal mare. Poi Ulisse parlò. Offrì il vino al Ciclope, come farebbe un ospite davanti al padrone della casa. Polifemo prese l'otre, incuriosito, e beve un lungo sorso. Il vino era fortissimo. Il gigante rimase immobile per un momento, quasi sorpreso dal sapore intenso della bevanda. Poi beve ancora e ancora. Nella grotta iniziò a diffondersi un silenzio diverso. Il respiro del Ciclope diventava sempre più pesante, mentre il suo unico occhio seguiva Ulisse con un'espressione quasi rilassata, per la prima volta dall'inizio della prigionia. Fu allora che Polifemo rise. Una risata enorme, profonda, che fece vibrare le pareti della caverna. Il vino stava funzionando.
Il gigante guardò Ulisse e gli chiese il suo nome, promettendo un dono all'ospite che gli aveva portato quella bevanda. E lì nacque una delle risposte più famose di tutta la mitologia greca. Ulisse abbassò lentamente lo sguardo e disse: «Il mio nome è Nessuno». Polifemo rise ancora, ormai stordito dal vino, senza immaginare che quelle parole avrebbero deciso il suo destino. Poco dopo, il ciclope si lasciò cadere sul terreno della grotta. Il suo corpo gigantesco colpì la pietra con un boato profondo, mentre il sonno iniziava lentamente a trascinarlo nell'oscurità. Fu in quel momento che Ulisse diede l'ordine. Gli uomini trascinarono verso il fuoco un enorme palo d'ulivo presente nella caverna e iniziarono ad affilarne l'estremità. Le mani tremavano, il sudore scendeva sui loro volti illuminati dalle fiamme. Ognuno di loro sapeva che quello era l'unico tentativo possibile. Se avessero fallito, sarebbero morti tutti dentro quella grotta. Quando il legno diventò rovente, Ulisse e i suoi compagni sollevarono il palo insieme e si avvicinarono lentamente al ciclope addormentato. Poi colpirono. Il palo penetrò nell'unico occhio di Polifemo, mentre un urlo mostruoso esplodeva nella caverna. Il gigante si sollevò all'improvviso, travolgendo uomini, animali e pietre nel caos più totale. Il sangue scorreva sul volto del ciclope, mentre le sue urla riecheggiavano tra le montagne dell'isola. E nel buio della grotta, accecato dal dolore, Polifemo iniziò a chiamare aiuto. Capitolo 6. La cecità della forza. Le urla di Polifemo continuarono a riecheggiare tra le montagne dell'isola per tutta la notte. Accecato dal dolore, il ciclope si muoveva nel buio della grotta travolgendo tutto ciò che incontrava. Le sue mani gigantesche colpivano la pietra, rovesciavano recipienti, spezzavano il legno dei recinti mentre il gregge si agitava terrorizzato attorno a lui. Ma in mezzo a quel caos esisteva un dettaglio che rendeva la scena ancora più inquietante. Per la prima volta nella sua vita, Polifemo non riusciva più a vedere il mondo davanti a sé. L'unico occhio che aveva osservato il mare, le montagne e le scogliere dell'isola era stato distrutto nel giro di pochi istanti, ed è proprio lì che il mito di Ciclope assume un significato molto più profondo della semplice fuga di Ulisse, perché nella figura di Polifemo l'occhio rappresenta molto più di una parte del corpo. Rappresenta il modo in cui il Ciclope guarda il mondo, una visione enorme ma limitata. Polifemo possiede una forza capace di schiacciare uomini e spezzare pietre, eppure quella potenza gigantesca si muove seguendo impulsi semplici e brutali. Fame, territorio, istinto, tutto nel Ciclope sembra dominato da bisogni immediati, quasi primitivi, e il suo unico occhio diventa il simbolo perfetto di quella natura. Uno sguardo capace di vedere soltanto una parte della realtà. Le antiche leggende greche spesso trasformavano il corpo delle creature mitologiche in un riflesso della loro natura interiore. Nel caso di Polifemo, quell'unico occhio sembra raccontare proprio questo, una creatura enorme, potentissima, ma incapace di osservare il mondo in modo più ampio. Per questo il Ciclope appare così diverso dagli uomini. Ulisse usa parole, strategia e pazienza. Polifemo invece affronta ogni cosa attraverso la forza. Quando qualcosa entra nel suo territorio, il Ciclope reagisce come farebbe una tempesta che travolge una nave nel mare aperto, con violenza immediata. Ed è interessante notare come molte culture abbiano creato figure simili. Nella mitologia norrena, per esempio, Fenrir rappresenta una forza primordiale, talmente enorme da spaventare perfino gli dei. Anche lui incarna qualcosa di antico e incontrollabile, una presenza destinata a spezzare l'ordine del mondo quando arriverà il Ragnarok. Fenrir e Polifemo appartengono a mitologie lontanissime tra loro, eppure sembrano nascere dalla stessa paura, la paura che esistano forze troppo grandi per essere davvero controllate, forze che vivono ai margini della civiltà, osservando il mondo umano come qualcosa di distante e incomprensibile. Ed è proprio questo che rende così potente la scena dell'accecamento, perché nel momento in cui perde l'occhio, Polifemo perde anche l'unico modo che aveva per orientarsi nel suo mondo. Le leggende raccontano
Il ciclope mentre cerca disperatamente di bloccare l'uscita della grotta, testando le pareti nel buio e urlando verso le montagne dell'isola. Intorno a lui il gregge continua a muoversi spaventato, mentre il mare si infrange contro le scogliere come ha sempre fatto. Ma ormai qualcosa è cambiato per sempre. La creatura gigantesca che dominava quel territorio improvvisamente diventa vulnerabile, eppure il mito lascia emergere anche un'altra sensazione, perché Polifemo continua a fare paura perfino accecato. Il suo corpo resta enorme. La sua voce continua a riecheggiare tra le montagne, la sua presenza domina ancora la grotta, come se la forza primordiale che rappresenta non potesse essere eliminata del tutto. Può essere ferita, può essere rallentata, può essere ingannata, ma continua a esistere. Ed è forse proprio questo il cuore più inquietante del mito del Ciclope, l'idea che alcune forze antiche continuino a vivere ai margini del mondo umano, enormi e incontrollabili, come il mare da cui Polifemo stesso sembra essere nato. Capitolo 7. La mente contro la forza. Quando Ulisse e i suoi uomini riuscirono finalmente a lasciare la grotta del Ciclope, la differenza tra loro e Polifemo appariva più chiara che mai. Il gigante possedeva una forza capace di spezzare uomini a mani nude, poteva sollevare masse enormi, dominare l'isola e terrorizzare chiunque entrasse nel suo territorio. Eppure tutto questo non era bastato. Alla fine a vincere era stato qualcosa di molto più piccolo, un'idea. E questo è uno degli aspetti più interessanti del mito di Polifemo, perché la storia del Ciclope racconta uno scontro che continua a esistere ancora oggi, la forza contro l'intelligenza. Nel mondo antico la sopravvivenza dipendeva spesso dalla potenza fisica. Guerrieri, eserciti e re costruivano il proprio potere attraverso la guerra, ma i greci sapevano bene che esisteva qualcosa di ancora più importante, l'astuzia. Ed è proprio per questo che Ulisse diventò una delle figure più famose della mitologia greca. Non era l'uomo più forte dell'esercito acheo, non possedeva la furia di Achille, né la forza brutale di grandi guerrieri leggendari. La sua vera arma era la mente. Davanti a Polifemo, Ulisse comprende subito una cosa fondamentale: affrontare il Ciclope con la forza significherebbe morire. Nessuna spada avrebbe potuto salvare lui e il suo equipaggio dentro quella grotta. Così sceglie un'altra strada, osserva, aspetta, studia il nemico e poi costruisce l'inganno. È interessante quanto questo meccanismo sia rimasto identico anche nel mondo moderno. Le grandi battaglie della storia raramente vengono vinte soltanto dalla forza fisica. Molto spesso a fare la differenza sono la strategia, la capacità di prevedere le mosse dell'avversario e il modo in cui le persone usano le informazioni. Anche oggi chi comprende meglio gli altri riesce spesso ad avere il controllo della situazione. Succede nella politica, nelle guerre, nel lavoro, perfino nei rapporti umani. Le persone imparano a leggere le paure degli altri, a scegliere le parole giuste e a usare l'intelligenza come una vera arma. Ed è proprio qui che il mito del Ciclope continua a sembrare incredibilmente moderno. Polifemo rappresenta una forza enorme ma prevedibile. Il suo comportamento segue impulsi semplici e immediati. Ulisse invece osserva, riflette e trasforma la mente nello strumento che gli permette di sopravvivere. Per questo la scena di Nessuno è diventata una delle più famose della mitologia greca, perché racchiude perfettamente il modo in cui gli esseri umani riescono a sopravvivere davanti a qualcosa di immensamente più forte, attraverso l'intelligenza. Ed è proprio qui che il piano di Ulisse diventa geniale, perché il nome Nessuno non serve soltanto a ingannare Polifemo, serve a trasformare le parole in un'arma. Quando il Ciclope, accecato dal dolore, inizia a urlare chiedendo aiuto, gli altri giganti accorrono all'esterno della grotta e gli domandano chi lo abbia ferito. E Polifemo risponde: nessuno mi sta uccidendo. Per i ciclopi quelle parole significano che il gigante non è davvero in pericolo, così si allontanano. Ed è lì che il mito mostra qualcosa di profondissimo,
Ulisse riesce a sopravvivere perché comprende il potere del linguaggio molto meglio del Ciclope. Polifemo domina attraverso la forza, Ulisse domina attraverso il significato delle parole, ma il mito lascia emergere anche un dettaglio interessante. Più Ulisse usa la mente contro il Ciclope, più il confronto smette di sembrare uno scontro semplice tra eroe e mostro. La situazione diventa più ambigua perché l'inganno richiede sangue freddo, richiede manipolazione, richiede la capacità di osservare il punto debole di qualcuno e usarlo contro di lui nel momento giusto. Ed è forse proprio questo che rende la storia di Polifemo ancora così potente. Il Ciclope terrorizza per la sua forza, ma Ulisse riesce a vincere grazie a qualcosa di molto più sottile: la capacità di comprendere gli altri meglio di quanto gli altri comprendano lui. E osservando il mito da questa prospettiva, il vero centro della storia cambia completamente. La grotta del Ciclope smette di essere soltanto il luogo dove un mostro viene sconfitto, diventa il momento in cui l'intelligenza umana dimostra di poter sopravvivere anche davanti a forze enormi e apparentemente invincibili. Capitolo 8. Essere intelligenti significa essere migliori? Quando la nave di Ulisse iniziò finalmente ad allontanarsi dall'isola, dietro di lui restava ancora la voce furiosa di Polifemo. Il Ciclope continuava a urlare verso il mare, accecato, umiliato e consumato dalla rabbia. Le sue mani enormi lanciavano massi contro l'acqua nel tentativo disperato di colpire le navi che si allontanavano lungo la costa. E per un momento sembrava che tutto fosse finito. Il mostro era stato sconfitto, gli uomini erano sopravvissuti, l'eroe aveva vinto. Ma il mito di Polifemo diventa davvero interessante proprio dopo, perché è lì che la figura di Ulisse inizia lentamente a cambiare. Le antiche leggende raccontano che, mentre la nave si allontanava dall'isola, Ulisse decise di gridare il proprio vero nome al Ciclope. Dopo aver costruito la fuga grazie all'inganno di nessuno, sentì il bisogno di rivelare chi fosse davvero l'uomo che aveva sconfitto il figlio di Poseidone. E quel gesto cambia completamente il significato della storia, perché in quel momento Ulisse smette di agire soltanto per sopravvivere, l'orgoglio prende il sopravvento, il bisogno di essere riconosciuto diventa più forte del silenzio che fino a pochi istanti prima gli aveva salvato la vita. Così il Ciclope scopre finalmente il nome dell'uomo che lo ha accecato, ed è proprio lì che il mito inizia a lasciare una domanda molto più scomoda. Essere intelligenti significa davvero essere migliori? Per tutta la storia, Polifemo appare come una creatura dominata dalla forza, dall'istinto e dalla fame. Ulisse invece usa la mente, le parole e l'inganno per sopravvivere. Ma osservando il mito più attentamente, il confine tra eroe e mostro inizia lentamente a diventare meno chiaro, perché l'intelligenza può salvare, ma può anche manipolare, umiliare, distruggere. Ulisse riesce a fuggire dalla grotta grazie all'astuzia, ma nel momento in cui sente il bisogno di vantarsi davanti al Ciclope, qualcosa cambia nel suo comportamento. L'uomo che aveva usato la mente per sopravvivere ora vuole dimostrare la propria superiorità, e questa parte del mito rende la storia molto più umana, perché mostra come perfino l'intelligenza possa trasformarsi in ego. Anche Polifemo, in fondo, segue impulsi primitivi: la fame, la rabbia, il possesso. Ulisse invece segue qualcosa di diverso, ma altrettanto pericoloso: l'orgoglio. Ed è interessante confrontare il Ciclope con un'altra creatura della mitologia greca, il Minotauro. Entrambi vengono ricordati come mostri legati a un luogo chiuso e oscuro. Entrambi terrorizzano gli uomini, ma tra loro esiste una differenza fondamentale. Il Minotauro vive intrappolato dentro un labirinto costruito dagli uomini. Polifemo invece vive libero. La sua grotta appartiene al mare, alle montagne e alla natura selvaggia dell'isola. Nessuno l'ha rinchiuso, nessuno lo controlla davvero. E forse è proprio questo che rende il Ciclope così inquietante, perché Polifemo sembra appartenere a un mondo rimasto lontano dalle regole umane, un luogo dove forza e istinto continuano a dominare ogni cosa. Ma il mito lascia emergere anche un'altra verità:
Gli uomini, pur definendosi civili, continuano spesso a essere guidati da impulsi molto simili. Cambia il modo in cui combattono, cambiano le armi, cambiano le parole, ma il desiderio di dominare gli altri, di dimostrare superiorità e di lasciare il proprio nome nella storia continua ad attraversare gli esseri umani da migliaia di anni. Ed è forse proprio per questo che il mito di Polifemo lascia una sensazione così strana, perché alla fine della storia il mostro rimane nella grotta, ma le domande più inquietanti iniziano a riguardare gli uomini che riescono a fuggire dal suo mondo. Capitolo 9. L'eco nella grotta. La nave di Ulisse continuò a scomparire lentamente oltre il mare, mentre l'isola di Polifemo è diventata sempre più piccola all'orizzonte. Le onde si richiudevano dietro l'imbarcazione, come se nulla fosse accaduto. Eppure, nelle antiche leggende sembra quasi che qualcosa sia rimasto per sempre intrappolato in quel luogo, la grotta. Il buio, le urla del ciclope che continuano a riecheggiare tra le montagne dell'isola. Forse è proprio questa immagine che il mito ha custodito per secoli. Una creatura gigantesca rimasta sola davanti al mare, in un mondo fatto di vento, roccia e silenzio. E mentre il tempo continua a scorrere, quella grotta sembra restare immobile, come se alcune storie appartenessero a luoghi che il mondo non riesce davvero a lasciare indietro, perché certi miti fanno paura proprio per questo. Non sembrano semplici racconti inventati dagli uomini, sembrano frammenti di qualcosa di più antico, presenze nascoste ai margini del mondo conosciuto, creature che continuano a esistere nell'immaginazione umana come se aspettassero ancora da qualche parte oltre il mare. E il mito di Polifemo lascia dietro di sé proprio questa sensazione, l'idea che oltre il confine della civiltà possano ancora esistere luoghi dominati da forze primitive, immense e incomprensibili, luoghi dove il vento attraversa le montagne senza incontrare città, dove il mare si infrange contro le scogliere da migliaia di anni e dove qualcosa continua a osservare il mondo umano dall'oscurità. Forse è per questo che le antiche leggende continuano a sopravvivere, perché parlano di paure che gli esseri umani non hanno mai davvero dimenticato, la paura di entrare in territori sconosciuti, la paura di ciò che vive oltre la luce dei villaggi, la sensazione che il mondo, anche dopo secoli di storia, nasconda ancora qualcosa di irraggiungibile e oscuro. E nelle leggende esistono creature ancora più inquietanti, esseri che non restano fermi ad aspettare dentro una grotta, figure che emergono dal buio quando le strade diventano deserte e il rumore degli zoccoli inizia a riecheggiare nella notte. Le antiche storie raccontano di viaggiatori che, tornando a casa dopo il tramonto, sentivano improvvisamente il vento cambiare, i cavalli si agitavano, il silenzio diventava pesante e poi, in lontananza, compariva una figura avvolta nell'oscurità, un cavaliere, una presenza legata alla morte, capace di attraversare il buio come se appartenesse a qualcosa di diverso dal mondo degli uomini. Le persone chiudevano porte e finestre quando sentivano quel rumore avvicinarsi nella notte. Le strade si svuotavano. Perfino il vento sembrava fermarsi per qualche istante, perché alcune creature portano con sé qualcosa di peggiore della violenza, portano il presagio, l'idea che, dopo averle incontrate, nulla possa più tornare come prima. E forse è proprio questo che rende certe leggende immortali, il fatto che continuano a muoversi nell'oscurità anche quando gli uomini smettono di crederci, perché alcune creature vivono nascoste tra mare e montagne, altre invece cavalcano direttamente dentro l'oscurità. E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriamo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto, potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie, ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori.